Ehi là, in questo video parliamo delle competenze che ti servono ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno abbiamo visto veramente delle cose incredibili con l'intelligenza artificiale e questo trend sicuramente continuerà. Quindi in questo video vedremo quali sono le competenze logiche, economiche, sociali che effettivamente avranno un futuro. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologia che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram a questi indirizzi e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Se ancora non avete visto la mia playlist Intelligenza Artificiale, già quest'anno vi ho fatto vedere delle cose molto interessanti che si riescono a fare con l'intelligenza artificiale direttamente sul vostro computer, senza dipendere da internet. Prima di dirvi le competenze, vi cito alcuni progetti che secondo me sono strabilianti e vedremo sempre più effetti tangibili nella società nel 2024. Quindi iniziamo con il primo. Allora, il primo si chiama Animate Anything, quindi con l'intelligenza artificiale tipo Stable Diffusion possiamo convertire un testo in un'immagine, ma in realtà la cosa più interessante è che si possono fare molte altre cose, quindi anche partendo da un'immagine e da uno scheletro possiamo creare un influencer virtuale. Questo è un esempio della qualità che effettivamente si riesce ad ottenere, quindi se voi fate balletti su TikTok sappiate che dovrete competere anche con l'intelligenza artificiale. L'altra cosa che è uscita da poco si chiama Mobile Aloha e praticamente è possibile unire l'intelligenza artificiale con la robotica per far fare a dei robot che di fatto sono delle mani delle attività che attualmente appunto vengono fatte da umani, ma anche un robot potrebbe essere istruito per farlo. Quindi tutte quelle persone che vi dicono impara a fare l'idraulico, che è un lavoro vero, sicuramente l'idraulico attualmente non è facile da automatizzare, però sappiate che quando la robotica e l'intelligenza artificiale entreranno nel mondo reale, molte cose impensabili effettivamente saranno possibili da automatizzare. L'altra tendenza che ho visto, che purtroppo non è tanto positiva, però molti social si sono resi conto del valore che hanno. Le intelligenze artificiali per funzionare hanno bisogno di tanti dati e la gran parte dei dati presenti su internet appunto sono nei social, non sono più nei blog o nei siti internet, e quindi molti social hanno iniziato a blindare le proprie API e quindi a impedire la lettura dei propri contenuti, quelli generati dagli utenti, da bot esterni. Un esempio di questa cosa è Twitter, quindi X, tuttavia la stessa cosa è accaduta anche con Reddit e anche con altri social, quindi sarà sempre, i dati avranno sempre più valore, anche quelli generati dagli utenti, e saranno quelli che verranno utilizzati per creare le versioni successive delle intelligenze artificiali, visto che comunque anche la conoscenza umana evolve nel tempo, anche le intelligenze artificiali devono essere istruite nuovamente, magari sulle nuove conoscenze umane che vengono poi create. Giusto per dare appunto una persona di riferimento, Elon Musk, che è un po' sulla bocca di tutti per le sue creazioni più o meno interessanti. Elon Musk è una persona che ha sia conoscenze tecniche sia conoscenze economiche. Infatti se andate su Wikipedia e cercate università, Elon Musk ha studiato sia economia ma ha studiato anche fisica, quindi in futuro secondo me sarà sempre più importante il fatto di avere una conoscenza a 360 gradi per rendersi conto dei nuovi trend e di quello che effettivamente sta accadendo nella società. Iniziamo adesso con la prima competenza. Nei miei video vi ho fatto vedere come anche delle cose che sembrano complesse, come la scrittura di codice informatico, in realtà possono essere di molto automatizzate e qualcuno ha anche ipotizzato che gli sviluppatori smetteranno di esistere in 5 anni. Questo è il creatore di Stable Diffusion che ha fatto questa affermazione. Per le persone che non sono addette ai lavori, appunto,
in realtà questa cosa non è completamente vera. È vero che è sempre diventato più facile scrivere codice. Di fatto scrivere codice non è la parte più complicata di essere un informatico. Le parti più complicate sono effettivamente interagire con le persone, quindi convertire i requisiti in un'automazione effettivamente utile, strutturare il codice dei progetti, debuggare il codice e integrare il codice con il resto del mondo, visto che spesso il codice non è che è una roba isolata, ma deve interagire con altre API e con altre cose che ci sono nel mondo. Questo post uscito sul blog di Stack Overflow appunto vi dà qualche spunto in questo senso. Altra competenza molto importante che spesso viene sottovalutata è quello di avere del pensiero laterale. È un termine che è stato appunto coniato da uno psicologo e intende la modalità di risoluzione dei problemi logici che prevede un approccio particolare, osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede la concentrazione su una soluzione diretta del problema. Questo significa che spesso quando dobbiamo affrontare un problema non sempre c'è solo una via unica per farlo, ma è importante vedere il problema da diverse angolazioni. Alcune tecniche del pensiero laterale sono appunto creare alternative, mettere in discussione i presupposti, inversione, frazionamento, stimolo casuale, analogie, provocazione, assurdo, errore e brainstorming. Tutte cose che durante la pandemia sono state vietate, censurate o shadow bannate dai vari social. In quel momento la verità era unica e non c'era nessun'altra possibile alternativa. Molte persone che ascoltano informazione mainstream si lasciano trasportare e quando vedono delle notizie, per esempio intelligenza artificiale scopre 100 nuovi farmaci, si entusiasmano positivamente, quando invece leggono intelligenza artificiale ha scoperto 100 nuovi veleni, si spaventano. Di fatto bisogna rendersi conto che è la stessa cosa. L'intelligenza artificiale nel momento in cui applica le proprie conoscenze può scoprire una cosa piuttosto che un'altra. E nel periodo della carta verde molti si sono chiesti come mai siamo arrivati a questo punto. La narrazione mainstream diceva che era per il bene comune, per salvare i fragili. In realtà il World Economic Forum ha rilasciato un video che vi invito a vedere e trovate anche tradotto sul mio canale. La vera motivazione non era quella di creare più parcheggi liberi, ma era quella effettivamente di aumentare il controllo sulle persone, e questa cosa si sta spingendo in maniere sempre più invasive e vi consiglio di vedere questo video. La tecnologia però di per sé non è né buona né cattiva, dipende chi la controlla e che uso se ne fa. Per esempio, poter analizzare come funziona il cervello umano può servire a creare delle protesi che possono essere controllate dal nostro cervello, o può essere utilizzata per leggere i pensieri delle persone. Questa cosa può sembrare fantascienza, ma se andate a vedere questi video che vi ho citato, probabilmente cambierete idea. E in queste situazioni è molto difficile far cambiare idea alle persone. L'unica cosa che si può fare è creare in loro dei dubbi e far sì che loro stesse arrivino effettivamente a delle conclusioni sensate. Ultima capacità che serve ai tempi dell'intelligenza artificiale è quella di saper catturare l'attenzione delle persone. Per farlo ci sono tantissime cose che ha senso citare. La prima probabilmente è il public speaking, quindi saper parlare in pubblico è un'abilità che effettivamente ti permette di far trasmettere il tuo messaggio. Un'altra caratteristica è quella di saper leggere i trend. Ci sono dei fattori esterni che effettivamente cambiano la percezione nelle persone. Per esempio, quando una persona parla di Bitcoin e Bitcoin sta salendo, aumenta l'attenzione degli altri. Se invece parlate di Bitcoin quando il prezzo sta scendendo, le persone probabilmente non vi staranno a ascoltare, e questa cosa è totalmente normale. Altra considerazione importante è quello di capire come funzionano i social. Guardando le mie statistiche mi sono reso conto che nel mio canale YouTube molte persone sotto i 25 anni praticamente non esistevano come demografia,
ho provato a caricare gli stessi video su TikTok ed effettivamente sono riuscito a raggiungere delle persone che prima non riuscivo a raggiungere. Le motivazioni sono molteplici, quello che vi consiglio è di testare voi stessi. Per esempio l'algoritmo di TikTok è davvero avanzato ed è molto in grado di suggerire il video giusto alla persona giusta, anche se magari nella descrizione non vengono citati particolari hashtag. Altra cosa molto importante in questo periodo dove la gran parte dei social è centralizzato è cercare di imparare la neolingua ed evitare determinate parole chiavi. Spesso si riesce a trasmettere lo stesso messaggio senza menzionare delle parole chiavi controverse. In un video che ho caricato su TikTok, nel giro di 3 secondi questo video mi è stato bloccato solo perché all'interno di questo video si intravedeva un pezzettino di un QR code. Gli algoritmi dei social di per sé non sono né buoni né cattivi, sicuramente vengono pilotati. Da una parte sono ottimizzati per tenere il più possibile incollato la persona all'interno del social, dall'altra vengono anche utilizzati come sistema anti-spam e quindi determinati messaggi vengono filtrati alla fonte. Ultimo argomento è quello dei fuffaguru. In questa situazione, diciamo, particolare, molte persone si sentono disorientate e si lasciano sempre attrarre da persone che vi promettono alti guadagni in poco tempo senza competenze. Questo format è assolutamente tossico, diffidate da queste persone. Anche con l'intelligenza artificiale vige la legge della domanda e dell'offerta, quindi se una cosa è facile la possono fare tantissime persone e difficilmente avrà valore. Ed è anche abbastanza ovvio che alcune cose magari sono remunerative all'inizio, per esempio OnlyFagiana, che magari facendo una cosa semplice riuscite ad arricchirvi in poco tempo, ma nel momento in cui questa cosa è semplice viene fatta da tantissime persone e quindi la torta viene diluita sempre tra più persone. Queste erano le mie diciamo, competenze che secondo me ha senso coltivare ai tempi dell'intelligenza artificiale e continueranno ad essere utili. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!